Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto dove inizia ufficialmente la stagione del Napoli, quella di un match a settimana, e quindi come di consueto e con tempistiche perfette c'è di pari passo quella destabilizzazione e il metter zizzania da parte di media che ci vogliono bene e ci hanno sempre trattato con i guanti. Sapete di cosa stiamo parlando, l'intervista di Osimhen alla Gazzetta dello Sport che ne ha dette di tutti i colori, si toglie Sassolini dalla scarpa e noi siamo qui per rispedirli al mittente, perché il periodo di stare zitti, non curiamoci di queste situazioni, che è meglio, è terminato. Non tratteremo solo l'intervista ovviamente di Osimhen alla Gazzetta, ma ci sono situazioni importanti che ci interessano molto da vicino, il rinnovo di Spinazzola, tra domanda e offerta, e udite udite ci sono delle novità per quanto riguarda il rientro in campo di Frank Zambo a Anghissà. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo che si diverte anche di martedì. Detto questo, partiamo prima dalle cose che ci interessano molto più da vicino, Anghissà, Spinazzola, e c'è anche un De Bruyne che potrebbe tornare a Napoli nei prossimi giorni, e poi ci soffermiamo su ciò che ha detto il nigeriano alla Gazzetta dello Sport. Infortunio Anghissà, nuovi aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista camerunense e sui tempi di recupero. Ne parla oggi il Corriere del Mezzogiorno, che preannuncia l'imminente ritorno in campo di Anghissà in vista dei prossimi impegni di campionato. Con ogni probabilità Anghissà salta la trasferta Atalanta-Napoli di domenica 22 febbraio, ma la data cerchiata in rosso per il suo rientro nell'elenco dei convocati è il 28 febbraio 2026, giorno in cui il Napoli giocherà in trasferta al Bentegodi contro l'Hellas Verona. A meno di colpi di scena, Anghissà tornerà dunque entro la fine del mese per Verona-Napoli il 28 febbraio. Però tornerà tra i convocati e attenzione, non è che tornerà disponibile dal primo minuto contro il Verona. Poi noi ci auguriamo tutto il meglio e auguriamo tutto il meglio a Frank Zambo per la sua carriera e per il Napoli ovviamente, per tutto ciò che è stato nella totalità di un centrocampo e nel dominio di un reparto, perché anch'issa questo è il dominio di un reparto senza se e senza ma. Poi vedremo se questa situazione alla schiena, tutte le indiscrezioni che ci sono state, l'ernia, non ernia, eccetera eccetera, porteranno il calciatore ad un recupero totale o dovrai adeguarti a determinate situazioni fisiche per poter continuare a giocare. Quindi auguri ancora a Frank Zambo e ci auguriamo di vederlo quanto prima in campo a darci una mano in quel reparto che, diciamo, nel reparto in cui la mancanza si è sentita assolutamente e in maniera totale. Il rinnovo di Spinazzola, passando per la situazione De Bruyne che dovrebbe ritornare a Napoli per iniziare la riatletizzazione dopo l'infortunio, quindi nei prossimi giorni arriverà De Bruyne a Napoli e si ricomincia a correre un tantino, a ritrovarsi con i compagni. Poi le tempistiche restano le stesse di quelle che sapevamo fino a ieri o fino a stamattina, ovvero il ritorno in campo comunque se ne parlerà tra marzo e aprile, metà marzo, poi vedremo se ci sarà qualche strappo, in questo caso non muscolare ma qualche strappo alle tempistiche e il recupero. Mi auguro che il Napoli faccia le cose per bene e che anche De Bruyne torni in campo quando potrà tornare in campo, perché poi sapremo domani o in queste prossime ore la situazione Rachmani, che forse poteva essere gestito diversamente, e non mi dilungo. Il rinnovo di Spinazzola, esperienza, affidabilità e gol importanti. Niccolò Schira cosa ci fa sapere? Spiega i dettagli della richiesta del calciatore e dell'offerta della società. Il Napoli sta lavorando al rinnovo di Spinazzola, il giocatore umbro vorrebbe un contratto fino al 2028, il Napoli propone un annuale, ma la sensazione è che si possa arrivare ad un contratto fino al 2027 con opzione per il 2028 che può diventare obbligatorio al raggiungimento di determinati obiettivi, scrive il cronista sui canali social e quant'altro. In linea è totalmente d'accordo, un anno di contratto, poi ovviamente postille e obiettivi da raggiungere per staccare tra virgolette il biglietto per il contratto dell'anno 2028, perché ovviamente a 37 anni, anche se il rendimento dal punto di vista fisico e delle prestazioni di Spinazzola comunque è stato ottimo in casa Napoli, quindi un anno di contratto più l'opzione con
obiettivi da raggiungere, magari presenze, minutaggio, qualche gol, eccetera, eccetera, per, diciamo, continuare l'avventura in azzurro per un altro anno, ovvero il 2028. Vai Spina, noi siamo assolutamente con te e con il Napoli per quanto riguarda questa situazione, attendendo anche De Bruyne che dovrebbe arrivare a Napoli. Come ho detto, ci spostiamo all'intervista di Osimhen alla Gazzetta dello Sport. Così come ho detto in apertura di video, ovviamente a me non scandalizza nella maniera più assoluta la tempistica. Oggi esce l'intervista e la notizia delle dichiarazioni del nigeriano del Galatasaray. Sappiamo benissimo e sapremo anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane che è un match a settimana, poi addirittura nel caso cominci a vincerla qualche partita e ti metti di traverso e cominciano ad avere un tantino di paura, mi auguro che succeda ovviamente nelle prossime giornate. State sicuri che ne usciranno tantissime di interviste, dichiarazioni che sono già lì pronte, devono solo farle uscire nel determinato momento, in quel giusto momento, per tentare, ecco, di rompere le scatole. Ma il Napoli da questo punto di vista è cresciuto tantissimo, siamo cresciuti tantissimo anche noi tifosi, almeno per quanto mi riguarda, e non attacca nella maniera più assoluta niente e nessuno. Giuntoli mi voleva alla Juve, ADL mi ha ceduto, trattato come un cane. Avrebbe potuto davvero giocare questa partita con la maglia della Juventus? Ovviamente la domanda, non mi dilungo perché non mi va di leggere anche i trafiletti, intervista alla Gazzetta dello Sport, eccetera, eccetera. Giuntoli mi chiamò per portarmi alla Juve, ho parlato con un paio di persone del club, mi hanno mostrato interesse, ma sapevo che De Laurentiis, che Osimhen non cita mai, non mi avrebbe lasciato partire. In ogni caso l'interesse c'era e come. Quando ti chiama la Juve, a prescindere da tutto, devi sederti ed ascoltare. Caro Victor, potevi sederti ed ascoltare per andare a Torino a non vincere niente più, perché non è che poi la Juve abbia vinto 6 scudetti, 40 Champions League e 3 Coppe Italia. Comunque diciamo che noi sapevamo che Giuntoli e Spalletti volevano andare alla Juve ed è stato solo il presidente De Laurentiis di pugno duro e ha fatto bene, e da gran signore, perché io ancora devo vedere i 3 milioni della clausola che si doveva pagare per andare ad allenare da un'altra parte, quindi da gran signore, perché quei soldi, a meno che io non mi sono perso la notizia, non sono mai arrivati, e quindi ci siamo defilati anche lì. È un De Laurentiis da gran signore, ancora una volta lo ribadisco e lo sottolineo, diciamo, ha fatto sì che potevi andare ad allenare da qualche altra parte, in quel caso la nazionale, quindi De Laurentiis vi ha rotto le uova nel paniere, ha fatto assolutamente bene, perché una cosa c'è a Napoli che non funziona e non va d'accordo con i tifosi e diciamo Napoli città, Partenope, storia, eccetera, è il prendersi gioco della città, della storia, di una società, del presidente in questo caso, e quindi ha fatto assolutamente bene per quanto mi riguarda. Andiamo avanti. La sua avventura al Napoli non è finita nel migliore dei modi. A me dispiace per i tifosi, anche perché io non ho mai parlato di quanto è accaduto. Alcuni di loro si sono presentati davanti a casa mia chiedendomi spiegazioni, ci siamo confrontati, a loro chiedevo di mettersi nei miei panni. Dopo che il Napoli ha pubblicato quel video su TikTok, qualcosa si è rotto definitivamente. Ricordiamo il video su TikTok, calci rigore, eccetera, l'abbiamo anche commentato sul canale, io non ci ritorno. Sono sicuramente d'accordo sul fatto che la gestione di quella situazione in casa Napoli, per quanto riguardava il pubblicare contenuti sui social, era stata presa sotto campo, era stato un errore, diciamo, del Napoli società, dipendenti che comunque gestivano la situazione social. Però da qui ad arrivare al punto che è il presidente il colpevole del tuo non andare da qualche altra parte, allora siamo veramente in alto mare. Secondo me questa intervista arriva in un momento dove Victor inizia a capire che la realtà sarà solo Galatasaray, perché continuano a non cercarti,
continua a non arrivare quella società che voglio Osimhen, ti do 100 milioni, per il semplice fatto che caratterialmente sei ingestibile, è ingestibile e quindi nessuno si porterà questo debito dal punto di vista, diciamo, caratteriale, mentale e in spogliatoio spendendo tanti soldi. Toglietelo dalla testa e toglietevelo dalla testa, non andrai mai da nessuna parte. E poi nel caso dovesse arrivare l'offerta e arrivi, che so, un Real Madrid di turno, un Bayern di turno, eccetera, 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 lì ci sarà la concorrenza e quindi poi vedremo se mentalmente riesci, diciamo, a gestire la situazione concorrenza tra le punte, perché poi serve carattere e serve testa, cosa che Osimhen non ha. Detto questo, chiunque può sbagliare un calcio di rigore, sempre tornando sul video, sul TikTok, eccetera. Chiunque può essere preso in giro per questo. Il Napoli l'ha fatto soltanto con me, tra l'altro con allusioni di un certo tipo. Sono stato vittima di insulti razzisti, ho preso la mia decisione. Insulti razzisti sicuramente non erano situazioni ai tifosi del Napoli, carissimo Victor, assolutamente. Poi ci può essere una parte anche tra napoletani, tifosi del Napoli, che comunque non pensanti, si gira in maniera sbagliata, ma non è proprio né la città né tantomeno il popolo a cavalcare e condividere questa situazione di razzismo. Volevo andare via, ho cancellato le foto con la maglia del Napoli dal mio Instagram perché tiene 6 mesi, no, non tiene 30 anni, 6 mesi tiene, e hanno colto la palla al balzo per mettermi contro i tifosi e pensare che mia figlia, che per me è più napoletana che nigeriana. Carissimo Osimhen, te la potevi risparmiare di mettere comunque il creatore mese, ma sappiamo lo spessore quanto un filo di cotone del calciatore e dell'uomo. Avevamo un gentleman agreement, si dice, ovviamente si narra per quanto riguarda ciò che ci dice Osimhen, in base al quale l'estate successiva sarei potuto partire, ma dall'altra parte l'impegno non è stato mantenuto del tutto. Attenzione, attenzione, c'era un gentleman agreement con il tuo procuratore, ma dovevano arrivare i cash. Sono arrivati i cash? No. Sono arrivate solo offerte, ti do 5.000 lire adesso e 30.000 lire poi, mi dai il calciatore in prestito con diritto, eccetera, eccetera, ti do 70 milioni in 46 tranche. Queste sono le offerte che avete portato sul tavolo al presidente De Laurentiis, prima che poi il Napoli si mettesse veramente a cercarla la sistemazione trovata poi in quel di Turchia dopo tantissime ricerche e tantissime frottole che tu e il tuo procuratore o chi ti gestisce non avete portato al Napoli per lasciarti andare via, perché il presidente, se tu col gentleman agreement che ve ne andavate a fare a quel paese ve ne potevate andare, sicuramente il Napoli non si metteva di traverso quando arrivava il cash sulla scrivania, carissimo Victor. Comunque andiamo avanti. Hanno provato a mandarmi a giocare ovunque, mi trattavano come un cane, vai di qua, vai di là, fai questo, fai quello, ho faticato tanto per fare carriera, non potevo accettare questo tipo di trattamento, non sono un burattino. L'hai voluto tu e il tuo procuratore, perché eravate voi che volevate fare il salto di qualità. Molto semplice, potevi tranquillamente gestirla in maniera diversa, andartene comunque, ma trovando magari una squadra molto più prestigiosa del Galatasaray con tutta, diciamo, con tutta la stima e il rispetto che possa avere per il club turco e la tradizione e quant'altro, se caratterialmente ti giravi in maniera diversa, perché è tutto lì. È tutto lì, ma ancora da questa intervista si percepisce che ancora non ha capito, cioè ancora non ha capito, non esiste. Conte ha provato a ricucire lo strappo, certo, anche se hanno detto in giro che non mi voleva in squadra, siamo seri. Quale allenatore non mi avrebbe voluto? Appena arrivato mi ha chiamato nel suo ufficio e mi ha detto che era a conoscenza della situazione, ma che nonostante tutto voleva che rimanessi. Gli spiegai che mi sarebbe piaciuto con lui lavorare, ma ormai avevo fatto la mia scelta, non volevo continuare a lavorare in un posto in cui non mi sentivo felice. Purtroppo hai perso un'occasione di vita, perché stare a Napoli, diciamo, è giocare per il Napoli, ma vivere comunque la città e godersi la città e il popolo napoletano è un lusso che in tanti vorrebbero, ma non ci arrivano. Quindi tu
tra virgolette, ci hai sputato sopra e ne prendiamo atto. Nessuno si è mai scusato pubblicamente per quello che è successo dopo quel famoso video. Edoardo De Laurentiis mi ha chiamato più volte. Stop, nel frattempo si vociferava che io arrivassi in campo in ritardo, litigati, sono tutte bugie. Mi spiace per i tifosi, però li capisco e li ammiro. Supportano il club sempre e comunque. Per loro il Napoli viene prima di tutto. E infatti è questo che non hai capito. È il Napoli che viene prima di tutto e non chi va a vestire la maglia del Napoli se poi non dimostra negli anni attaccamento, voglia, come i tanti profili che sono ancora nei nostri pensieri e restano nella storia del Napoli. Victor Osimhen e alcuni altri restano dal punto di vista dell'Albo d'Oro e scritti perché hai vinto uno scudetto, hai portato qualche trofeo e quindi resti sicuro dal punto di vista nero su bianco nella storia del Napoli, ma dal punto di vista del cuore dei tifosi credo che la maggior parte, almeno io, dal punto di vista proprio sentimentale, ho dimenticato sia lui che alcuni altri. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Sempre Forza Napoli. Ciao.